20 anni fa non avrei mai immaginato che ci sarei riuscita, che quel progetto balenato così in testa per caso sarebbe potuto diventare realtà. Buongiorno a tutti, sono Federica, questo è il canale Non Solo Mamma Raccontami e oggi vi racconto come sto crescendo i miei figli bilingue italiano e inglese. Se tra di voi c'è chi almeno una volta nella vita ha pensato che il bilinguismo possa essere un'opportunità per i vostri figli, questo video fa per voi, ma soprattutto questo video è per gli scettici. Seguitemi perché vi racconto il percorso che ho fatto io. Il tutto ha inizio da una grande passione, la passione per la lingua inglese e da un'opportunità che ho avuto quando avevo 17 anni di poter vivere alcuni mesi a Londra, vivere e lavorare. In quell'occasione ho avuto la possibilità di incontrare 3 bambini ai quali ho fatto da babysitter che sono cresciuti in una famiglia trilingue, italiano, inglese e spagnolo. Conoscendo questi bambini e stando tutti i giorni a contatto con loro mi stupivo ogni volta della semplicità con cui loro riuscivano a switchare, a cambiare una lingua all'altra senza mostrare nessun tipo di difficoltà o di fatica. Ed erano bambini brillanti, allegri e quindi li ammiravo questa loro capacità. Proprio in quell'occasione quindi promisi a me stessa che se mai avessi avuto un figlio avrei tentato di crescerlo bilingue. Dopo molti anni quindi, quando poi sono diventata mamma davvero, mi sono ricordata di quella promessa che avevo fatto a me stessa e ai miei futuri figli e quindi ho iniziato questo percorso. Ma intorno a me trovavo solo scetticismo. È troppo presto, mi dicevano, è troppo piccolo, avrà tutta la vita per imparare l'inglese, così lo disturbi, così lo confondi, così non riuscirà a parlare bene l'italiano. In breve tempo ho capito che sarei stata sola in questa avventura. Quindi mi sono informata, ho studiato l'argomento e ho cercato di mettere in pratica quello che appunto imparavo giorno dopo giorno. Per me era veramente un sogno. E quindi ogni giorno lavoravo affinché questo potesse diventare realtà e con il mio primo bimbo alla fine ho messo a punto un metodo che ho costruito io sulla base di quelle che erano la nostra famiglia e le nostre disponibilità e possibilità. Ma veniamo un pochino alla teoria. Quali sono i metodi più conosciuti per crescere un bambino bilingue? Il primo, e forse anche il più facile, il più conosciuto e il più facile da implementare appunto in una famiglia mista, è OPOL, One Person, One Language, ovvero ogni componente della famiglia, della coppia genitoriale in questo caso, parla la propria lingua. Quindi nel caso di genitori di provenienza geografica diversa e che però stanno a contatto con il bambino più o meno allo stesso tempo, il bambino imparerà 2 lingue allo stesso livello. Il secondo metodo invece è MLA, Minority Language at Home, ovvero lingua minoritaria a casa, e questo significa che in casa si decide di parlare la lingua minoritaria, ovvero quella che non è la lingua del paese in cui viviamo. Nel mio caso mi sono subito scontrata con il problema che nessuno di questi 2 metodi poteva andare bene per noi. Noi siamo una famiglia monolingue, non possiamo utilizzare il metodo OPOL e nello stesso tempo non mi sentivo di utilizzare il secondo metodo perché pur conoscendo l'inglese non mi sono mai sentita così sufficientemente fluida nel parlarlo da poterlo proporre come lingua ufficiale in casa, diciamo. Quindi che cosa fare? Arrendersi? Beh, non avevo proprio voglia di arrendermi. E così piano piano ho messo a punto un metodo che potesse essere giusto per la nostra famiglia. Devo dire che mi è venuto anche abbastanza in maniera naturale, tanta era la voglia di provare questo sistema e questo metodo. Però adesso mi sono resa conto che effettivamente tutto è all'interno proprio di un metodo e di una strutturazione ben precisa. Faccio comunque una premessa. Per noi è stato abbastanza naturale scegliere l'inglese, perché comunque l'inglese è la lingua che conosciamo di più come seconda lingua e poi perché come lingua internazionale ci sembrava appunto un'opportunità importante da dare ai nostri figli. Questo sistema comunque può essere applicato anche su altre lingue, per cui se volete insegnare ai vostri figli come seconda lingua il francese, lo spagnolo, il tedesco o quello che è e siete italiani potete benissimo applicare questo sistema anche se io parlo sempre di italiano e inglese. Leggete italiano e inglese con le 2 lingue che volete. È un metodo per cui sono serviti tanti aggiustamenti successivi. Non è un metodo fisso, dipende da come i bambini reagiscono, però sicuramente in questa sede secondo me è importante raccontarvi quali sono i 3 principali consigli per poter lavorare su questo metodo. Il mio primo consiglio è impostare tutti i device sull'inglese o sulla seconda lingua. L'acquisizione di una lingua, sia essa primaria o secondaria, passa attraverso l'esposizione a questa lingua, il tempo di esposizione.
Quindi nelle famiglie B, trilingue, l'esposizione a una seconda o terza lingua può essere gestito appunto, come dicevo prima, con il metodo OPOL. Se la mamma è madrelingua italiana, il papà è madrelingua inglese ed entrambi stanno con il bambino più o meno lo stesso numero di ore, viene facile poter esporre il bambino a entrambe le lingue nello stesso modo, e quindi il bambino molto probabilmente crescerà bilingue, perfettamente bilingue. Questo può essere valido anche se abbiamo una nonna, una zia e che comunque ovviamente è disposta a passare un pochino di tempo in famiglia. In una famiglia monolingue il problema tempo è il problema principale, il problema tempo dell'esposizione alla seconda lingua, e si può appunto ridurre drasticamente. Quindi come si può superare questo gap? Io ho pensato di farmi aiutare dalla tecnologia. Oggi siamo immersi nella tecnologia, dalla radio alla TV, internet, i telefonini, da qualsiasi parte c'è tecnologia, però siamo sempre abituati ad usarlo nella nostra lingua madre. Anche i film li guardiamo tradotti in italiano, doppiati in italiano. Abbiamo i migliori doppiatori al mondo, siamo abituati alle loro voci, a questi bravissimi attori che raccontano il film in una maniera egregia, e non lo ascoltiamo in lingua originale. Quindi per aumentare il tempo di esposizione alla seconda lingua, all'inglese, il mio consiglio è di switchare all'inglese tutti i device che ci sono in casa. Dal telefono alla televisione, anche il navigatore in auto. Qualsiasi nuovo dispositivo che arrivi in casa, qualsiasi ricerca che si faccia su internet, fatela nella seconda lingua. In questo modo i vostri figli si abitueranno a una normalità di fondo, che è quello che qualsiasi ricerca, qualsiasi film, qualsiasi musica si ascolta in inglese, e non si spaventerà quando si troverà in altri momenti a dover parlare o ascoltare l'inglese. Il secondo consiglio è leggere libri in inglese. Ormai lo avrete capito che per me leggere libri ha un valore molto importante nell'educazione dei figli, e sono sempre stata convinta che la lettura ai bambini fin dalla tenerissima età avvicini e crei una relazione di fiducia tra il genitore e il bambino. Oltre a questo però aiuta anche lo sviluppo emotivo e cognitivo del bambino, aiutandolo anche a formare un vocabolario molto più ampio. Ecco che quindi, partendo da questa base, noi abbiamo utilizzato la lettura dei libri in inglese per aumentare il vocabolario della lingua inglese. I bambini piccoli che non sanno ancora leggere imparano e leggono e capiscono i libri dalle figure, dalle immagini, dagli albi illustrati e da come noi glielo raccontiamo. Leggendo quindi anche i libri in inglese, consolidandosi questa relazione adulto-bambino, il bambino imparerà anche modi di dire, frasi in inglese, in un'altra lingua. Se mi seguite anche sul mio profilo Instagram, qualche tempo fa avevo registrato una diretta in cui vi consigliavo alcuni libri in inglese, libri che noi abbiamo nella nostra libreria e che sono serviti in questi anni per ampliare appunto questo vocabolario. Potete andare a recuperarlo, vi lascio il link in descrizione, ma se invece volete anche altri consigli di lettura in inglese anche per noi adulti, condividete questo video, e se riusciremo a raggiungere un buon numero di iscritti a questo canale vi registrerò un video bonus. Il terzo consiglio che vorrei darvi invece riguarda le routine. Sappiamo quanto nei bambini siano importanti le routine, in modo tale da scandire i vari momenti della giornata. La pappa, la nanna, il momento del bagno. Ecco, tutti questi momenti riempiteli con l'inglese. Imparate delle canzoncine, come ad esempio Twinkle Twinkle Little Star per la nanna, oppure Wash Your Hands per quando andiamo a mangiare. Questi momenti cominceranno a diventare normali, cominceranno a essere routine in inglese, che renderà poi il bambino curioso anche per altri momenti in cui gli verrà proposto questa lingua. Vi lascio in descrizione alcuni riferimenti su dove andare a trovare queste canzoncine, ma se volete un video un pochino più corposo, magari scrivetemelo nei commenti. I 3 consigli sono finiti, ma vorrei lasciarvi un bonus, un consiglio bonus che secondo me alla fine è quello più importante. Siate convinti della vostra scelta. Capiterà più di una volta che vi sembrerà di fare tutto per niente. Capiterà che qualche amico o parente vi prenda in giro, vi dica che state sbagliando, vi criticherà e vi farà venire qualche dubbio. Vi sentirete soli, spaesati, con i sensi di colpa. Ecco, la cosa più normale che si fa tutti in questa situazione è cedere, è abbandonare. Non fatelo. Fatevi forza, dovete farvi forza e continuare nel vostro progetto. Dovete essere voi per primi convinti della vostra scelta.
iniziate a cercare qualcuno con cui condividere veramente questo progetto, qualcuno che la pensa come voi, magari rivolgetevi a dei gruppi Facebook, oppure seguite anche il mio canale, se volete scrivetemi, vi consiglierò per quanto posso. Sappiate che la strada non sarà tutta in discesa, anzi sarà faticosa e piena di intoppi, ma sarà molto più semplice se riuscirete ad assaporare piano piano ogni piccolo traguardo che riuscirete a percepire. E i vostri figli, ve lo assicuro, quando saranno più grandi vi ringrazieranno. Bene, questo video per oggi finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo argomento e se potrebbero piacervi altri video del genere. Io nel frattempo vi esorto a iscrivervi al canale, più saremo e più sarà bello parlare di tutti questi argomenti. Attivate la campanella, mi raccomando, così non vi perdete le notifiche di pubblicazione. Per il momento vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!